Ragazzi, bentornati. Allora, siamo alla terza e ultima parte del drago. Ovviamente è quella della basetta, è praticamente talmente grande che è una specie di diorama, quindi vedremo un attimino cosa farci. Allora, ho trovato, grazie a Hexagon 3D Studio che mi stampa sempre in STL qualche file, degli scheletri molto piccoli che avevo lasciato da parte nei miei bits e anche un mostriciattolo, diciamo che poi l'ho stampato più in grande e qui ancora era piccolino. Più, insomma, un pochino di cose, per esempio della Avatar Wars ho trovato dei martelli nanici che possiamo tagliare, quindi taglieremo praticamente le mani e facciamo in modo di tenere il martello sommerso, oppure diciamo che nascondiamo, ma poi ve lo spiego durante il tutorial, con la terra solo le mani. E per esempio una lancia di un goblin molto carina perché può essere dipinta in maniera un po' particolare o accesa comunque, e quindi tentiamo di dare un po' di colore alla basetta per mettere qualcosa qui davanti che poi verrà finita con ovviamente fiori piuttosto che alti fusti, mezzi fusti, eccetera eccetera, perché possiamo trovare un po' di tutto. Magari se trovo anche un tronco mezzo rotto lo mettiamo dentro e ci siamo più o meno. Quindi andiamo a vedere la basetta e poi finalmente ci godiamo una bella showreel del tutto il drago che gira su se stesso. A tra poco. Io vi tengo inquadrata la basetta che dovreste vedere abbastanza bene e poi vado a fare un timelapse così non vi annoiate troppo e mettiamo praticamente un po' di cosine incollate prima di ovviamente sommergere tutto con la base di green stuff. La cosa che potremmo fare per esempio è dare anche una mano marrone per aiutare la base di green stuff, che potrebbe essere appunto anche un Battle My Red della Games Workshop, ma insomma come preferite. E diciamo che sì, forse magari se gli diamo una base marrone scuro possiamo aiutarlo un pochino dopo quando mettiamo diciamo il resto. Comunque adesso vediamo, intanto incollo tutte le parti che vorrei incollare, poi magari facciamo un marrone. Tutto in time lapse, a tra poco.
voices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly he taught us to love one another. Allora ragazzi, vi inquadro dall'alto perché ho visto che si vede un po' meglio, la basetta è asciutta e quindi ora possiamo cominciare a fare il nostro lavoro su quello che avanza. Mi siedo e vediamo un attimino cosa possiamo fare su questa basetta. Allora, innanzitutto verifichiamo che tutto sia abbastanza rigido e lo è, quindi a questo punto possiamo prendere un pennello dry brush. Io mi munisco di un dry brush bello grandino in questo caso, quindi uso una cosa del genere, l'Artisopus il più grosso che ho. Potete usare tranquillamente anche una cosa di questo genere, un dry piatto della GV. Noi le usiamo tutte e due perché scambierò probabilmente colore, quindi vediamo un attimo. Intanto mi apro l'acqua e prendiamo il colore. Allora, il primo che voglio utilizzare è un Iroko SC della Scale Color, che mi dia una base, diciamo una base abbastanza beggiolina, diciamo, per uniformare le luci fra la terra light, la medium e la dark che abbiamo utilizzato. E cominciamo con questa e vediamo un attimino cosa salta fuori. Allora, io ragazzi vi lascio un time lapse in modo tale che mentre metto le luci voi vi godete semplicemente un po' di musica e il time lapse e ci vediamo quando ho finito.
Ok ragazzi, allora abbiamo finito anche la parte dei pigmenti. Adesso abbiamo messo appunto un pigmento dark, un pigmento rosso ruggine e un pigmento chiaro. Qui non vi do le marche perché tanto appunto io ho usato Green Stuff e AK, ma vanno veramente bene tutti, quindi un terra bruciata che sarebbe un marrone molto scuro, lo vedete, un rosso arrugginito che sembra appunto è molto utile per fare le ruggini ma anche per fare terreni appunto rossastri, e poi un chiaro. Allora a questo punto vado intanto a piegarmi il foglio, scusate il pezzo per asciugare il pennello in modo tale che non vada a distruggere tutto, e adesso praticamente posso ripassare sopra con un colore chiaro e riutilizzerei il tar brown, ma prima di farlo metto una goccia di spray matte varnish perché fisso diciamo il pigmento. Ci potrebbe stare molto bene il pigmento, il fissatore dato con l'aerografo, ma in questo caso è meglio di no, perché praticamente sporco l'aerografo e devo fare tutto un lavorone con l'aerografo quando basta un po' di monitor, un varnish. Quindi datemi un secondo che metto questo, e ovviamente in questo caso cercate di spruzzare proprio solo sulla base in modo tale che si fissi. Ovviamente se prendete il drago non è un problema perché tanto comunque si fissa il colore, ma cercate di non esagerare perché siamo a una certa distanza e via. Allora, adesso che abbiamo messo il matte varnish, si è scurito un pochino ovviamente, però anzi meglio perché dà praticamente un po' più di senso realistico. Si deve asciugare, quando si asciuga torna a essere un po' più chiaro e vediamo un pochino a che punto siamo. A questo punto andiamo serenamente a dare gli ultimi colpettini di luce sul terreno. Quando saranno asciutti andiamo a colorare gli scheletri e magari diamo delle toccature al martello piuttosto che alla lancia del goblin per terra. Cominciamo ad attaccare i nostri fiori piuttosto che ciuffi, cercando di essere abbastanza coerenti con quello che stiamo facendo. Qui ci sarebbe bene anche del flock di erba, per esempio, quindi vediamo un attimo. E niente, dopodiché abbiamo praticamente finito. Ci vediamo fra un attimo quando è asciutto.
Ok ragazzi, allora ho finito anche questa parte qui, ci sono le ombre, ci sono le luci, la base in questo caso è fatta, diciamo. Ora bisogna dare colore e utilizzando varie cose che ci incolliamo sopra, possono essere fiori, ciuffi e quant'altro, e poi colorando in maniera molto brillante quelle 3-4 cose che io vedo per esempio delle specie di radici o tentacolini che escono da sotto. Quando è asciutto il wash andrò a colorare quelli, dopodiché ho visto che ovviamente abbiamo le 4 cose che abbiamo incollato noi da colorare, il resto lo lascerei color pietra e quindi poi attacchiamo quello che dobbiamo attaccare. Ci vediamo quando è completamente asciutta la wash. Per concludere la base daremo poi ovviamente un colpo al bordo nero e finalmente ci godremo la showreel del drago. Iniziando a dare un po' di tocchi alla basetta e vi faccio vedere come. Dunque mi sono preso un Caspian Blue della Scale, che è un blu molto profondo, e sempre il solito tar brown. Ho dato praticamente dei tocchi semplicemente allo scheletro che è per terra qui, lo scheletro che è là dietro sotto, e un po' di colore sempre con il solito metodo del colore in contrapposizione e quindi in complementare rispetto al drago, e questo tar blu è perfetto, e ho dato un po' di colore, diciamo, alla lancia del goblin. Ora devo praticamente fare un simil bronzo arrugginito, diciamo, alla lancia, e quindi vado a prendere un Viking Gold che va benissimo, insomma, per questo. Anzi, sapete cosa? Quasi quasi prendiamo un Necro Gold e un Deca, ecco, un Decayed Metal e un Necro, che sono questi due colori qua, ovviamente il più scuro e il più chiaro, e sì, va meglio perché già simula più o meno la corrosione e la erosione del tempo. E andiamo ovviamente a mantenere anche qualcosina della basetta, nel senso che se c'è un po' di marrone in giro e qualche parte della pasta della Greenstuff per simulare il terreno ha toccato, ben venga, teniamolo in modo tale che sia sempre inserita anche in questo modo qua. Quindi tocchiamo appena appena. Ora io non so se da lì lo riuscite a vedere, ma dopo vi faccio vedere da vicino. Tocchiamo appena appena e facciamo in modo che la lancia abbia un che di punti praticamente metallici di bronzo in questo caso. Ecco qua, pochissima roba, tocchiamolo in modo tale che si veda un pochino ma non troppo, e lasciamo il resto insomma ai pigmenti, in modo tale che insomma ci sia questa sensazione che sia finito all'interno del terreno e del tempo si sia rovinato. Non è detto che l'abbia fatto fuori il drago, ma potrebbe essere così da molto tempo, no? Quindi andiamo a fare in questo caso i bordi e i puntini con il colore più chiaro. Allora, queste sono pignolerie che però fanno la miniatura e la cornice. Ovviamente la basetta è sempre la cornice, e io do sempre abbastanza importanza alle basette, lo avete visto anche nei tutorial, e credo che in questo caso la basetta la faccia veramente da padrona, perché sostanzialmente siamo quasi a livello di un diorama. E adesso prendiamo un po' del tar e un po' del blu della lancia, li mescoliamo insieme e diamo un po' di tocchi qua e là leggerissimi alla lancia, in modo tale che abbia un che di punti rovinati. Non esagerate, tutto quello che fate qui deve essere appena appena accennato, e ovviamente tutto all'insegna del rovinato, se volete farlo come lo sto facendo io, cioè deve essere proprio rotto, distrutto, ok? Ecco qua. Adesso quando uno vede la lancia capisce che è praticamente corrosa e distrutta. Poi sopra addirittura possiamo metterci una lavatura di
Typhoon che va a scurire tutto e rende tutto molto arrugginito, e siamo a cavallo. Adesso prendo il Tar Brown, prendo un altro colore un po' più chiaro e vado a dare dei tocchi di luce alle ossa per farle spiccare fuori dal pavimento. Quindi vedete, non so se si vede bene, ecco qui sugli spigoli vado a dare dei colpi, e anche tutte le costole. State leggeri, date dei colpi solamente sulla fronte e gli zigomi, il resto farà la wash, che in questo caso invece che essere una wash sarà il skeleton della contrast paint. Quindi andiamo avanti sempre all'insegna dei contrast. Vado a prendermi un altro po' di questo colore che mi sono andato a creare con il Tar Brown e il colore più chiaro, che praticamente è un bianco. Non sto usando un bianco puro, ma sto usando un white sands, quindi è un bianco sabbia, delle sabbie, sempre della scale, e vado a prendermi lo scheletro, e anche qui colpi di luce, leggeri colpi di luce, seguite i segni delle costole a questo punto. Ok, il resto andrà a riscurirsi ovviamente un pochino quando metteremo lo skeleton horde, ma è giusto così, deve essere abbastanza forte, si deve vedere abbastanza forte all'inizio, appunto perché dopo vanno andate a scurire, il contrast scurisce molto, no? Quindi sparate molto con il bianco in modo tale che dopo vada a scurirsi e diventi marroncino. Qui abbiamo un martello dei nani che è sotto anche lui, ci sta benissimo un black metal, che è sempre un metal alchemy fantastico, perché simula proprio il metallo nero, e è molto buono all'inizio per dare le prime basi di un metallo, per cui poi andare a dry brushare magari o dare colpi di luce sul metallo, diciamo un po' più luminoso. Quindi non so se lo vedete il martello. Io adesso prendo prima questo lato qui, che vado a fare gli spigoli, e andiamo a prenderci questa parte qui, un po' di argento anche qua, in questo caso è metallo, e anche dall'altra parte, perché vedi mai che qualcuno gira la basetta e vuole vedere la miniatura nella sua interezza, non deve vedere che da qualche parte non è dipinta. Prendiamo lo skeleton horde, guardando se gli scheletri nel frattempo si sono asciugati, e andiamo a vedere che cosa fa lo skeleton horde sopra praticamente gli scheletri. Spero che vi sia piaciuta la puntata di ieri, perché ha richiesto veramente un disastro tra editing e lavoro. Voi avete visto un'ora circa di puntata, io credo di averci messo 5 ore buone. È stata una giornata un po' particolare, ero piuttosto stanco e stravolto la sera, però stamattina quando l'ho riguardato un pezzo ho detto wow, mi sembra abbastanza bello. Spero che sia piaciuto anche a voi, insomma, e che stiate apprezzando, diciamo, questa parte del vlog. Allora, io ho fatto già le ombre qui e continuo a indugiare sulla parte centrale per esagerare con l'ombra. Lo scheletro è a posto e così andiamo a fare anche l'altro. Vediamo se mentre si asciuga riusciamo a vedere qualcosa. Allora, qui abbiamo lo scheletro che si sta asciugando,
la lancia là dietro, l'altro scheletro seduto lì appoggiato che si sta asciugando e il martello dei nani qui che è un po' praticamente sommerso nella terra. Poi praticamente qui dietro ho interpretato, appunto, come vi dicevo, queste come radici, vengono fuori dal marrone, dal pavimento. Mi piacciono, alla fine quell'effetto c'è, ce n'è un pochino anche lì dietro, eccole là, non so se le vedete, e niente, insomma adesso praticamente si tratta di cominciare ad attaccare tutto quello che riguarda ciuffetti d'erba eccetera eccetera, quindi usate sempre gli adesivi, autoadesivi appunto dei ciuffi piuttosto che la colla vinilica o la colla Tuft Glue, che è questa qui che potete trovare per esempio anche su Green Stuff. È una vinilica ovviamente un po' più potente che attacca subito e quindi vi fa perdere meno tempo. Io ragazzi faccio un time lapse di questa parte qui dove metto appunto tutte le parti, i ciuffi d'erba, queste cose qui, dopodiché do sempre nel time lapse la cornice nera e ci godiamo praticamente il nostro drago.
ragazzi, allora ci siamo veramente arrivati praticamente alla fine. Diciamo che prima della showreel lascio asciugare e faccio degli ultimi ritocchi qua e là, mettendo praticamente del typhus magari sopra certe cose per farle velare un po' e farle sembrare più arrugginite, più distrutte dal tempo. Avete visto che ho messo praticamente la basetta nera, si sta asciugando, ho messo molti fiori come se lui fosse atterrato su un campo fiorito, che è una sorta di messaggio di speranza in mezzo al disastro della guerra, perché vedete che spuntano questi fiori quasi bianchi in mezzo, un po' dappertutto, in mezzo alle macerie. Poi ho usato lo spray colla, che è stato molto utile per mettere erba statica che se passate con un tester per esempio da elettricista o qualcosa che faccia corrente, forse anche 2 batterie con un ponte, passate sopra e si pettina, rimane dritta volendo. E l'ho inserita un po' dappertutto nelle insenature. Ho messo poi altri ciuffi di altri colori, ma sempre cercando di restare dal verde scuro al verde chiaro per muovere un po' il terreno, ma più o meno lasciarlo lì. Allora ragazzi, io adesso lascio asciugare, faccio questi ultimi ritocchi e vi rimando alla showreel del nostro drago, che dopo 3 puntate spero vi piaccia, spero che vi dia soddisfazione, soprattutto se qualcuno di voi dovesse fare qualcosa del genere e cimentarsi in un'avventura del genere, mi farebbe molto piacere poter vedere le foto di quanto siete riusciti a fare, magari seguendo anche il tutorial. Vi rimando insomma in poche parole alla showreel e ci vediamo dopo per i saluti. Soddisfazione, Questo è un pezzettone veramente da 90 che quando mettete sul tavolo si deve far vedere, deve essere imponente, deve essere iconico, è un drago rosso quindi deve spaccare fuori tutto. Mi auguro che non mi muoia in partita ma che distrugga tutti i legeristi avversari, e soprattutto mi raccomando fatemi vedere le foto, le immagini, mandatemele anche via Messenger su Facebook di quello che state facendo, dei lavori che fate, in modo tale che insomma si possa vedere insieme come stiamo progredendo. Molto volentieri. Se avete domande scrivetele sotto nei commenti. Vi ricordo che iscrivendovi
avete una marcia in più, perché con la campanellina vi arriva la notifica di quando faccio un video nuovo. Ormai vedete, sto facendo video da un giorno a una volta ogni 2 giorni, massimo 3 giorni, quindi insomma ci sto martellando giù pesante, ma vedo che funziona, vedo che vi piace anche a me, altrimenti non lo farei, e quindi sono molto contento che stiamo andando avanti così. Mi raccomando, chiamate anche gli amici, fate iscrivere anche loro e ci vediamo alla prossima puntata, dove vi anticipo che faremo 3 puntate di seguito, niente un po' di meno che su come preparare le miniature. Quindi una miniatura di metallo, una di plastica e una di resina, una puntata per serata dove vedremo finalmente come si parte dalla A. Alla prossima puntata.